Ladies and gentlemen, partiamo da qua, da uno studio pieno di gente che fa cose orribili per voi. In questo video voglio aggiornarvi su tutto quello che sta succedendo nel mondo automotive qui da noi, perché ci sono un sacco di progetti aperti, un sacco di auto da finire, un sacco di cose da fare. E voglio dirvi così, per mettervi tranquilli e per tenervi aggiornato, cosa stiamo facendo qui dentro, perché non si vedono più auto esageratamente potenti e pericolose uscire da B-Fuel. Perché? Perché siamo nella cacca più totale. Partiamo da questa. Questa è la AMG CTR più pazza sul pianeta, che vi porterò in un video dedicato perché devo farvela vedere da vicino, è pazzesca e va estremamente forte. Partiamo dalla parte più classic, più heritage del momento, per andare nella parte più fast, più veloce di tutte. Interrompiamo il servizio per una notizia straordinaria. Questa Honda Civic del 1991 con motore VTEC, 160 cavalli, una carrozzeria da sogno, degli interni mozzafiato e uno scarico che fa un sound da brividi potrà essere tua, nel tuo garage, il 17 aprile. Come? Ve lo spiega subito Ginny from the Lakes. È semplicissimo ragazzi, basta partecipare al concorso di B-Fuel, andate sul sito, acquistate il file digitale con gli sfondi della Civic, sarà il vostro biglietto per poterla vincere. Più biglietti acquistate e chiaramente più aumentano le vostre possibilità di potervela aggiudicare. E una cosa in più ragazzi, ve la consegneremo a casa, io e Freddy, personalmente. Affrettati, vai su bfuel.it, acquista più biglietti che potrai, perché sono limitati e tra poco c'è l'estrazione. Vai! Lui, tra poco inizia la serie perché è finalmente ultimata la meccanica, mancano pochi giorni e va a wrappare e sarà ultimato. E come vi ho sempre promesso, d'ora in poi le serie partono quando il mezzo è praticamente finito, in modo da non lasciare troppo gap tra una puntata e l'altra, come è successo per la Clio. Ragazzi, l'ho provato, è un mezzo da deficienti, è completamente fuori di testa. Qui abbiamo un Land Rover 109 del 70, guida a destra, motore a gasolio, abbandonato da più di 15 anni. Vi farò vedere questa macchina sempre in live su Twitch. È un'auto che andiamo a customizzare e a modificare tutta in live su Twitch. Seguitemi sul canale, vi lascio il link in descrizione, così potete partecipare con noi durante l'evoluzione di questo veicolo. Lo stiamo sverniciando perché era orribile e lo stiamo portando tutto color alluminio come i vecchi aerei da guerra, e lo terremo così. Gli monteremo sotto un vuoto americano, un cambio automatico e gli metteremo 4 gomme d'estate e 4 cingoli d'inverno per andare sulla neve. Non vedo l'ora. Là in fondo vedete tutto questo schifo perché qui sta arrivando un grosso aggiornamento da Carker dove avremo un sacco di componenti nuovi che vi dedicherò un video apposta per farvi vedere cosa diavolo sta per arrivare, perché sono delle componenti pazzesche. Sono super excited, sono davvero contento perché stanno davvero partendo dei progetti pazzeschi, stiamo davvero arrivando in fondo a quei progetti tanto studiati e tanto voluti, ma tanto difficili. E quindi è davvero figo. Preparatevi perché tra poco parte qualcosa di interessante con questi due simulatori. Vi dedicherò un video apposta per quanto riguarda questo. Si giocherà a Assetto Corsa, chi vince fa le finali qui da noi e il primo riceverà dei premi pazzeschi, il secondo anche, il terzo anche, tutti premiati. Lei, la Clio, la famosa Clio, perché ve la filmo? Perché finalmente l'abbiamo ripresa in mano, abbiamo ordinato tutti i componenti del motore, l'albero del Williams, le camme da corsa, i copi farfallati, l'impianto frenante, i radiatori da corsa, tutto quello che si può montare su questa Clio l'abbiamo ordinato. Ora manca soltanto da aspettare che arrivino i pezzi e poi si procederà nell'assemblaggio del motore, nell'allargamento dei bracci dei semiassi per poter portare la macchina larga quanto volevamo senza dover utilizzare troppo distanziale, e rimonteremo la macchina. Non vedo l'ora. Strocherata 2.2-2.3 cilindrata circa, con pistoni Bosner super compressi, grazie a Racetech che è salito a bordo con tutti i progetti che adesso vedrete, con la fornitura di tutti i componenti top quality da corsa per tutte le nostre auto, pistoni, bielle, bronzine, guarnizioni, alberi a came, tutto il possibile arriva da Racetech. Vi lascio il link in descrizione, andate a vedervi questo sito perché se dovete comprare componenti da corsa dovete andare da Racetech.
Questa è la parte un po' così, questa RSV non è mia, tutti mi chiedete di chi è di Alberto, il ragazzo che lavora qui con noi, ha questa RSV stupenda full carbon, ma è bella tanto quanto le mie, cioè non viene mai usata. L'Unimog, come sapete benissimo, è lì che fa da divano come al solito, quindi sta sempre bene. Il T-Vask, dobbiamo ancora fare l'ultima puntata dove andremo in centro a vedere la reaction dei passanti e a farci definitivamente sequestrare il mezzo. Abbiamo fatto una bellissima intervista su Supercar Blondie. Hi, I'm Freddy Perlam. I live in Milan and I build crazy vehicles. Abbiamo fatto 1 miliardo di views e 1 milione di like, quindi è andata molto bene. Comprate un biglietto, metti una pizza. Avete comprato un biglietto per vincere una Honda Civic esagerata? Stiamo mettendo questi adesivi perché cominceremo a partecipare a tutti i raduni possibili e immaginabili con quest'auto per potervi convincere a comprare i biglietti per vincere questa macchina VTEC 1991. Che spettacolo! Lei, grossissimo tabù di B-Fuel Performance, è ancora ferma. Perché? Perché questo motore in alluminio monoblocco senza camicie rinforzate in acciaio e quindi difficilissimo da rettificare, difficilissimo da lavorare, sta facendo davvero fatica a trovare qualcuno che abbia voglia di mettere le mani sopra e di assumersi la responsabilità. Abbiamo ordinato anche per lei da Racetech pistoni da corsa, bielle da corsa, bronzine da corsa, tutto quello che ne riguarda da corsa per farla ancora più veloce, ancora più figa di quanto lo fosse già prima, quindi ancora più cavalli, però purtroppo c'è tantissimo da aspettare per poter rettificare il motore in una maniera eccellente. Vi dico una cosa al volo, calcolate che un motore normale ha 7 decimi di scarto di margine, quando si monta un motore questo ne ha 2 di decimi, quindi un errore minimo fa sì che dopo 200 km la macchina si spacca un'altra volta e quindi giustamente ci vogliono massimo componenti, fornitori di massima qualità e tutto questo ci vuole soldi e tempo. Lui, The Big Tahoe è purtroppo venduto perché abbiamo in arrivo un mezzo un po' più moderno, un po' più facile da guidare e un po' più grosso, perché il Tahoe non era abbastanza grosso e quindi lo spazio qui in B-Fuel manca ed è il momento di cambiare. Purtroppo il mezzo più lungo che è stato con noi dall'inizio del canale prende e va a casa di un nuovo proprietario, un appassionato di auto, un collezionista di macchine americane che fa commercio di auto particolari, quindi va in buone mani. Io lo stiamo ultimando, semiassi, bracci, cuscinetti, tutto quello che posso dargli che avevo già in casa da sostituire prima di consegnarglielo, radiatore nuovo perché quello vecchio aveva dei semi problemi e non mi piace consegnarlo così e lui purtroppo se ne va. Prima di andarsene gli faremo un video tributo dove vi farò vedere tutto quello che abbiamo passato insieme io e il Tahoe dal 2014 ad oggi. Uno spettacolo questa macchina, la macchina che ci ha portato in giro per l'Europa, ci ha portato nei fiumi più alti, nei posti più fighi, oggi va a casa di qualcun altro, ma con una sola condizione, che se mai dovesse rivenderlo lo rivende a me. La Viper l'abbiamo finita, non dirò troppo ad alta voce Fede, tu stai calmo. Stanno rimontando, abbiamo avuto degli enormi problemi con la temperatura dei gas di scarico laterali, le marmite continuavano a sciogliere la vernice delle minigonne e quindi questo la rendeva incompleta, impossibile da finire e impossibile da wrappare, perché lei domani, se tutto va bene, va da D-Factory a fare finalmente questo wrap studiato e disegnato quasi ormai un anno fa, ma che per motivi meccanici, motivi estetici, non siamo mai riusciti ad applicare. Ora Ale insieme a Fabio, i ragazzi di B-Fuel Mechanics, sono stati in grado di trovare delle componenti e dei materiali che riescono a portare la minigonna da 130 gradi a 48 gradi e questo fa sì che si possano applicare sopra degli adesivi. La macchina senza minigonne era tremendamente incompleta, a mio parere e a parere di tutti quelli che l'hanno vista. Preparatevi perché questa sta per subire una modifica che voi non ve l'aspettate. Cioè se già così era fuori di testa, dopo voi non saprete cosa cazzo succede. Questi li stiamo disegnando perché è un cerchio da 18 con una gomma da dragster americana e ovviamente è una gomma che fa schifo, non va per niente bene. Io voglio montarmi le mie Hankook e voglio andare a montare delle gomme più performanti con un cerchio da 19. Stiamo disegnando dei cerchi da 19 che vi lasceranno a bocca aperta, spalancata da quanto sono interessanti. Fighi non lo dico perché dovrete essere voi a dirmi se abbiamo fatto un buon lavoro, non mi prendo da solo i complimenti.
La macchina sta funzionando da Dio, una volta che verrà wrappata faremo l'episodio finale dove da Acme Motorsport la bancheremo, vi faremo vedere tutti i cavalli, vi faremo vedere tutte le modifiche, acqua, metanolo, selezione delle mappature a bordo mentre vai, fiamme, scoppi laterali, burnout, e più chi ne ha più ne metta. Davvero è stato il più grosso casino di tutti, ma ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ma vero. Sono più di 4 giorni che la uso come daily, consuma come l'ira di Dio, ma sta davvero facendomi sorridere. È una bomba, ragazzi, è una bomba. Non resta che parlarvi delle auto che non ci sono all'interno di B-Fuel, che sono l'Audi RS2, che anche quella stiamo facendo una serie, non ve l'abbiamo spoilerata, ma uscirà una volta che la macchina sarà praticamente ultimata e ci siamo quasi. Albesiano sta rettificando il motore, sempre anche per lei componenti che arrivano da Racetech, turbina su cuscinetti enorme, potenza, puntiamo ad avere 650 cavalli, una bomba. E Albesiano fa rima con Hammer H1, avete ragione, anche l'Hammer H1 è ferma, nel momento stiamo aspettando le turbine adatte da montare per poter fare i collettori di scarico e i downpipe, dopodiché la meccanica sarà ultimata. L'abbiamo già vista giù dal ponte, sta sulle sue ruote, tutto l'impianto frenante finito, anche lei stiamo facendo una serie, la serie non ve la faccio uscire fino a quando? Esatto, non è quasi finita, perché sennò magari passano 3 mesi e voi mi dite ma l'Hammer invece mi basta già, ma la Clio. Bene, ora torno a fare quello che facevo prima, ovvero contare le chiavi inglesi d'oro sul muro. Ci vediamo nel prossimo video dove qualcosa sicuramente di interessante succederà. Son!